oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, benvenuti! Io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi! Detto questo, prima di cominciare con il video di oggi, che come avrete capito dal titolo è dedicato ai miei prodotti preferiti di luglio, ci sono due cosette, e così sono quattro, ma in realtà sono due, importanti che vorrei dirvi. Per prima cosa vorrei davvero ringraziare dal profondo del cuore tutti quelli che il 20 di luglio hanno guardato il programma 1000 modi per alzarsi dal divano sul canale 134 del digitale o 163 di Sky, il canale La 3. Vedendo così il primo passaggio dei miei tutorial in televisione. Per me conta davvero tantissimo sapere che molti di voi hanno guardato il programma, perché è una cosa che sento di dover vivere proprio insieme a voi che mi avete permesso di essere selezionata. Ringrazio anche tantissimo quelli che mi hanno già votato nel concorso legato al programma. Se non sapete di cosa sto parlando, vi invito a guardare il mio video, lo trovate qui dove spiego un po' tutto. E se non mi avete ancora votato, il modo per votarmi è semplicissimo. Dovete andare sul sito di La3, la3tv.it, dovete selezionare il programma 1000 modi per alzarsi dal divano, scegliere il mio canale che è sotto la categoria decorazione e DIY e cliccare mi piace loggandovi con Facebook. Semplicissimo, velocissimo, condividete questa informazione, aiutatemi a salire in classifica, non tanto per vincere di per sé, quanto appunto per poter dimostrare che anche un canale piccolino come il mio può fare grandi cose. Sono infatti seriamente convinta che non sia importante il numero degli iscritti ad un canale, ma la qualità delle persone e so di per certo che voi siete davvero unici e speciali e che possiamo fare insieme grandissime cose. La seconda informazione riguarda invece il mese di agosto. Ho deciso infatti di prendermi qualche settimana di break sia dal blog che dal canale di YouTube, anche perché per la maggior parte di agosto io e Daniele saremo in viaggio. Ovviamente gireremo un sacco di vlog, quindi al mio rientro aspettatevi un'inondazione di vlog di viaggio, ma significa anche che per la maggior parte del mese di agosto non ci saranno nuovi video sul canale. Quindi questo è l'ultimo video prima delle mie vacanze da YouTube. Se doveste sentire la mia mancanza, vi invito però a seguire la mia pagina di Facebook, trovate il link qua nella info box, perché ogni lunedì e venerdì condividerò un video che ho filmato sia recentemente ma anche negli anni passati, in modo da restare in contatto. Si tratta di alcuni dei miei video preferiti fra tutti quelli che ho filmato e che potreste magari esservi persi. Insomma, mi è sembrato appunto un buon modo per non farvi sentire troppo la mia mancanza. In alternativa potete seguirmi su Instagram o su Snapchat, anche qui i link sono nella info box, perché sono certa che li aggiornerò durante il corso del mio viaggio. Ok, ho detto tutto, sono già senza fiato, devo ancora iniziare il video vero e proprio, ma direi di iniziare immediatamente con i miei preferiti di luglio, a partire come sempre dalla cura della pelle. Prendersi cura della pelle è fondamentale durante tutto il corso dell'anno, ancora di più in estate quando siamo più di frequente a contatto con la luce del sole. Proteggere la pelle è quindi indispensabile ed è per questo che il mio primo prodotto preferito di questo mese è una crema solare e credo di aver trovato la mia crema solare preferita in assoluto. Ed è la Bioderma, la Photoderm Max con SPF 50. Io scelgo sempre la protezione più alta che riesco a trovare perché ho una pelle, come potete vedere, chiarissima, molto delicata, mi scotto così, sto un secondo al sole e sembro una ragosta. Cosa mi piace di questa crema solare? Diverse cose. Innanzitutto che è formulata per le pelli sensibili e quindi è perfetta per il mio tipo di pelle. È senza profumo, il che per me è un grande plus perché detesto le creme solari che hanno delle profumazioni troppo intense, tipo quelle al cocco o roba del genere. Senza parabeni, resistente all'acqua, fondamentale per una crema solare, altrimenti bisogna riapplicarla 4 miliardi di volte. E poi mi piace perché ha una texture molto leggera, si assorbe in un secondo e non lascia la pelle unta. Insomma, la mia crema solare preferita di quest'anno è senza dubbio la Bioderma. La trovate o nelle profumerie che distribuiscono questo brand oppure anche su Amazon. Come sempre sul mio blog troverete i link diretti di tutti i prodotti che sto per mostrarvi, in modo che se qualcosa vi interessa dovete semplicemente andare sul blog, il link al posto nella info box, selezionare il prodotto, cliccare sul link, bam, e siete arrivati a destinazione.
Altro giro, altra corsa, questa volta parliamo del viso, di maschere per il viso. Nei mesi passati vi ho già detto che Sephora ha introdotto tutta una serie di prodotti ispirati al mondo beauty coreano. Molti li ho provati, sono finiti dritti tra i miei preferiti, non avevo però ancora testato le maschere per il viso della Tony Moly e ne ho sentito parlare davvero benissimo. Soprattutto di questa, e si tratta della maschera alla bava di lumaca. Lo so, non ditemi niente, mi fa schifo solo pronunciarlo. L'idea della bava di lumaca sul viso è un'idea che mi agghiaccia, però a quanto pare questa maschera è portentosa. Le particolarità sono appunto che si tratta di una maschera hydrogel, quindi molto simile alle maschere in tessuto, ma con quella consistenza più gommosa che le fa aderire ancora meglio al viso. Si tiene in posa per 20-30 minuti, la si rimuove, si fa assorbire il prodotto che rimane sulla pelle e il gioco è fatto. Il mondo beauty coreano è pieno di piccole chicche particolari come questa e in generale io vi consiglio di provare un po' tutti i prodotti di Tony Moly perché oltre a essere ottimi sono anche davvero carinissimi nel packaging. Questo non rende l'idea, ma hanno dei balsami, delle creme mani davvero con un packaging spettacolare. Li trovate da Sephora. Ho ottenuto per ultimo il prodotto con il botto, un po' in tutti i sensi. Il botto anche perché quando vedete il prezzo vi viene un colpo. È un prodotto carissimo, si tratta di una crema per il corpo della Jo Malone. Eccola qua. Non so se conoscete questo brand, è un brand inglese. Ne avevo sentito parlare tantissimo da molte beauty blogger e vlogger inglesi e mi ero incuriosita, così quando mi è capitato di trovarmi davanti a un counter di questo brand ho deciso di buttarmi e di provare un prodotto e ho scelto la crema corpo. È spettacolare, non so come altro descriverla, è una delle creme corpo migliori che io abbia mai provato. Costa ovviamente carissima. Se non ricordo male l'ho pagata tra i 90 e i 100 euro. La particolarità di questa crema è che, innanzitutto ha una profumazione da togliere il fiato, ce ne sono di tante fragranze diverse e tra parentesi Jo Malone è famoso proprio per le fragranze, quindi la profumazione è uno dei punti cardine dei suoi prodotti. Dopodiché ha una texture pazzesca perché è leggerissima, vellutata, si assorbe in un secondo e poi lascia questo profumo che dura molto a lungo anche dopo averla applicata, ma cosa più importante di tutti, lascia la pelle idratata, setosa e morbida come nessun'altra crema corpo mai, almeno per quel che mi riguarda. Quindi se avete un po' di soldi in più da spendere e volete coccolarvi con un prodotto top di gamma, io vi consiglio davvero tantissimo Jo Malone. Un po' difficile da trovare, ho fatto delle ricerche, è disponibile su Amazon a dei prezzi leggermente più alti secondo me rispetto al negozio, oppure lo trovate online sul sito inglese di Selfridges. Per il momento è ancora facile comprare in Inghilterra nonostante la Brexit, poi staremo a vedere, per cui vi metterò entrambi i link sul mio blog. E questi erano i miei prodotti preferiti per la sezione cura della pelle. Passiamo adesso alla sezione trucco. Mi sono accorta di aver già parlato tantissimo, quindi cercherò di essere molto più veloce sulla sezione trucco. Partiamo con ben 3 prodotti per le labbra. 2 sono della NYX. Nei mesi passati ho provato la Matte Lip Cream che era finita dritta tra i miei preferiti, ma devo confessarvi che, pur piacendomi un sacco, non mi aveva convinto fino in fondo. Perciò questa volta ho deciso di provare un'altra formulazione, sempre della NYX, molto famosa, che sono i Liquid Suede, e ne ho presi 2, in 2 colori, uno molto più intenso, un bel rosso, che è il numero 11, l'altro invece è questo rosa, molto più tenue, che è il numero 09. Mi piace il fatto che quando li si applicano sono in crema, quindi facili da stendere, sono molto pigmentati, quando si asciugano diventano chiaramente opachi e durano molto a lungo. E un altro aspetto positivo è che svaniscono in modo omogeneo, quindi non si resta con una parte più intensa e una più chiara, che è una roba che detesto. Quello che mi piace un po' di meno è che tendono comunque sempre a seccare un po' le labbra.
Le seccano molto meno del matte lip cream che vi avevo fatto vedere nei mesi passati, ma comunque sul lungo termine risultano un po' spiacevoli da avere sulle labbra. E per questo è stata una grandissima sorpresa questo rossetto qua. E si tratta, lo leggo perché non mi ricordo mai, Long Last Soft Matte Lipstick della Clinique. Ancora una volta un rossetto matte, leggermente meno opaco di quelli della NYX, ma comunque opaco, e ce l'ho in questo momento. Questa è la colorazione magenta, come vedete è un fucsia bello intenso che trovo ideale per l'estate e mi piace da impazzire per 3 buonissimi motivi. Il primo è che è morbidissimo da applicare, quindi si stende molto facilmente. Il secondo motivo è che una volta applicato sulle labbra ci si dimentica di averlo. Zero sensazioni di labbra che tirano e di labbra secche, semplicemente è come non avere nulla sulle labbra. E il terzo e ultimo motivo è che dura tantissimo. Durante le ultime settimane l'ho applicato spessissimo, lo stendo la mattina quando arrivo a pranzo e ancora non dico perfetto ma quasi. Dopo mangiato ovviamente lo riapplico, ma lascia comunque un leggero colore sulle labbra molto piacevole anche quando tende a sfumare e ad andarsene. Quindi ancora una volta se ne va, svanisce in modo omogeneo. Vorrei ancora parlarvi per la sezione trucco di 2 cosette che sono rappresentative di tutto un insieme. Senza farla troppo complicata, queste cosette qua, Sephora infatti ha finalmente, come succede all'estero da anni, tutta una serie di prodotti in versione da viaggio, e siccome so che molti di voi, proprio come me, ad agosto sarete in viaggio, ho pensato di mostrarvi 2 dei miei preferiti fra tutti quelli che ci sono a disposizione. Il bronzer della Benefit, che è uno dei miei bronzer preferito, Ula, perfetto da portare in viaggio, e un altro dei miei prodotti preferiti della Benefit che è il mascara Roller Lash, ancora una volta nella versioncina da viaggio con l'applicatore che è identico a quello grande, solo leggermente più corto per rendere più compatta appunto il packaging. Ok, questi erano i miei prodotti preferiti per la sezione trucco. Passiamo adesso alla sezione abiti. Molti dei miei abiti preferiti di luglio li ho presi approfittando dei saldi, un po' qui e un po' là. Partiamo dalla prima cosa che secondo me è la più particolare. L'ho presa in Francia approfittando dei saldi da Anthropologie. Non so se conoscete questo brand, io ogni volta che ci vado rimango affascinata perché hanno tutta una serie di prodotti, non solo capi di abbigliamento ma anche home decor, quindi arredamento, davvero unici e originali. Questa volta ho scovato in saldo questa camicia, che come vedete è una camicia estiva con tutto un ricamo verde smeraldo che trovo che vada perfettamente d'accordo con i miei capelli. Da quando ho tinto i capelli di verde sempre più spesso amo i capi che hanno appunto dei dettagli in questo colore. Favolosa, la adoro. Un altro capo che mi ha colpito immediatamente è un vestito che ho acquistato su ASOS. Era finito nella mia wishlist già mesi fa e poi, approfittando degli saldi, sono finalmente riuscita ad acquistarlo, ed è questo abitino particolare. Come vedete ancora una volta il leitmotiv è che c'è una buona presenza di verde su questo sfondo neutro. Ha un taglio che dona tantissimo anche a chi come me appunto non ha un fisico da modella. Questo dettaglio carinissimo del colletto a contrasto nero con il fiocchetto è proprio della linea ASOS o ASOS se vogliamo dirlo correttamente. Come vedete arriva fin sul ginocchio, ha tutta questa parte di frill, che in italiano di ruche direi, che vanno dalla spalla e che ci sono anche sul retro. Insomma, mi piace tantissimo perché è un vestito che si può indossare sia di giorno che la sera, abbinandolo o con delle paperine per un look più casual o con dei tacchi per un look un po' più elegante. È leggero, cade bene addosso, insomma lo adoro. Metterò il link sul mio blog, spero che sia ancora disponibile perché è in saldo ed è un'occasione che non va assolutamente persa. Il primo prodotto random in realtà andrebbe sotto la categoria unghie, ma ho preferito mettere insieme 3 cose per essere un po' più veloce, e sto parlando ancora una volta degli smalti della linea Gel Couture della Essie.
che mi ha veramente conquistata. Sono smalti che danno l'effetto gel con l'aggiunta appunto del loro top coat in abbinamento. La cosa figa è che durano tantissimo, proprio o perlomeno quasi come delle unghie gel fatte dall'estetista, e sono lucidissimi, non so se riuscite a vederlo. Quindi ho preso questo rosso che è uno dei miei preferiti del momento, che si chiama Rock the Runway che vi consiglio tantissimo. Sono un po' difficili da trovare, io li trovo da Sephora ma non in tutti i Sephora, mi sono resa conto che in alcuni sì e in alcuni no. Fate un giretto, online sono un po' più difficili da trovarsi, italiano questo sconosciuto. Se riesco a individuare un sito che li vende metterò il link sul mio blog. Secondo prodotto random del mese di luglio è questo, che è il Tangle Teaser, la spazzola miracolosa per pettinare i capelli senza strapparli eccessivamente, che va a sciogliere i nodi anche più difficili da sciogliere senza farci urlare come delle aquilotte. Questa è la versione Aqua Splash, ovvero la versione ideale da utilizzare sotto l'acqua, quindi nella doccia o da portare in spiaggia. È un po' ingombrante, ma in ogni caso la trovo davvero utilissima. Io la uso in doccia, magari dopo aver steso o applicato una maschera pettino i capelli direttamente in doccia, oppure appunto la porto in spiaggia per quando esco dal mare con i capelli pieni di sale, tendono ad annodarsi proprio bam, che dopo quando torni a casa davvero lì sì che urli come un aquilotto. Ve la consiglio, la trovate in vendita in un po' di posti diversi, credo anche su Amazon, non ne sono sicura. In ogni caso, come sempre, sul blog metterò il link. Veniamo adesso all'ultimo prodotto random, che forse andava inserito nella sezione trucco, non lo so, dove si mettono i profumi? Non ne ho idea. In ogni caso, Jo Malone ancora una volta. Non potevo non acquistare anche un profumo, soprattutto perché quando mi sono avvicinata al counter e ho preso la crema, la commessa mi ha fatto provare una serie di profumi. E dovete sapere innanzitutto che io non sono una grandissima appassionata di profumi, cioè non lo uso tantissimo come concetto, quello di mettere il profumo. Quando però mi ha fatto provare questo, mamma mia, me ne sono innamorata, proprio folgorazione. Questo è il mio profumo, che è una cosa che non avevo mai pensato prima, e si tratta della fragranza English Pear and Freesia, ovvero pera inglese e fresia. Mamma mia quanto mi piace, molto fresco, davvero molto fresco, ovviamente fruttato e floreale perché pera e fresia, dolce ma non eccessivamente dolce, insomma per me è la fragranza perfetta e non potevo non inserirla perché è un piccolo miracolo che io abbia trovato un profumo che mi piace così tanto. Ok, passiamo alla prossima categoria, che è quella degli accessori. I miei accessori preferiti del mese di luglio ancora una volta fanno parte della mia produzione personale. Non so se lo sapete, ma ogni mercoledì sul mio blog condivido infatti gli accessori che creo io stessa, ispirandomi a tutto quello che mi colpisce. Nel mese di luglio ho creato una parure che mi piace davvero un sacco. La collana la indosso in questo momento e come vedete è tutta una parure ispirata alla frutta estiva, quindi perfetta per l'estate. Ho creato questa collana piena di fruttini, poi ho creato un braccialetto, anche questa volta con dei limoni, dell'anguria, delle mele, una serie di orecchini con gli ananas, le mele, le banane, eccoli qua, e watermelon, l'anguria, e per finire un adorabile spilla fatta così come tipo spilla da baglia con tutti i fruttini attaccati. Io li trovo davvero divertentissimi. Se anche voi li trovate carini, vi invito a visitare la mia pagina di Facebook, perché nella sezione foto del profilo trovate tutti gli accessori disponibili. Se poi cliccate su album potete vedere gli accessori divisi per categorie, e se qualcosa vi piace non esitate a mandarmi un messaggio privato su Facebook e io vi spiegherò tutto. Vi invito anche a leggere le descrizioni delle immagini, perché lì trovate tutte le informazioni su dimensioni, materiali, prezzi e quant'altro. Ok, questi erano i miei accessori preferiti del mese di luglio.
Passiamo adesso all'ultima categoria, quella che conclude i miei video dedicati ai prodotti preferiti, ovvero la categoria libri, perché questo mese finalmente ho trovato un libro che mi sento di consigliarvi. Non so perché, ma negli ultimi mesi ho davvero avuto delle difficoltà a trovare dei libri che mi entusiasmassero. Poco tempo per leggere è uno dei motivi e un po' di sfortuna nella scelta dei titoli. Poi però ho letto questo, che non è propriamente un romanzo, quanto piuttosto un fumetto. Sto parlando di Kobane Calling di Zero Calcare, un fumettista italiano. Se non lo conoscete, vi invito a prendere questo libro per iniziare, ma anche a leggere gli altri, che è una cosa che io ho assolutamente intenzione di fare. Kobane Calling racconta due viaggi fatti proprio dal fumettista in Turchia e in Iraq, se non sbaglio, appunto in queste zone che circondano la Siria, dove in questo momento c'è una guerra in corso. Credo che questo tutti lo sappiamo. Non tutti però abbiamo un'immagine molto chiara di quel che è accaduto e sta accadendo in quelle zone. E un buon modo per capirlo, anche per chi non è troppo avvezzo a studi geopolitici, è quello di leggere un fumetto, semplice, diretto, in più il linguaggio utilizzato da Zero Calcare è comprensibile a tutti, è molto ironico anche quando racconta cose di un certo spessore. Io l'ho trovato interessantissimo. Mi è piaciuto il modo di visualizzare e raccontare questi due viaggi, il linguaggio utilizzato, l'ironia, la profondità al tempo stesso di alcuni passaggi e la capacità di spiegare in modo semplice situazioni politiche davvero complesse da comprendere. Zero Calcare, consigliatissimissimo. E voilà, siamo arrivati alla fine del mio video dedicato ai prodotti preferiti di luglio. Come sempre io spero che le mie indicazioni vi saranno utili per orientarvi nei vostri prossimi acquisti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, condividete il video, mettetelo tra i preferiti. Se non l'avete ancora fatto, cosa aspettate? Iscrivetevi subito. Vi ricordo anche che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti che vi ho mostrato con link diretti di acquisto e l'indirizzo del blog nella info box qui sotto. Che altro? Questo è l'ultimo video prima delle vacanze, per cui auguro a tutti voi un favoloso agosto. Nei commenti fatemi sapere se avete in programma dei viaggi, dove andrete, cosa farete. Vi invito anche a seguirmi, come ho detto all'inizio, su Facebook, perché ogni lunedì e venerdì pubblicherò dei video del passato, alcuni dei miei preferiti da quando sono su YouTube, alcuni potreste esserveli persi e quindi è un po' come vedere dei nuovi video e restare comunque in contatto. Seguitemi anche sui vari social network, trovate tutte le indicazioni e i link nella info box. Ok, direi che per oggi è davvero tutto, vi mando un grandissimo bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao! Vi mostrerò infatti come trasformare un contenitore in vetro per alimenti, di quelli che potete comprare all'Ikea o anche al supermercato, in un vaso decorato ispirato a Frida, proprio come questo. Io lo trovo molto carino. Se l'idea piace anche a voi, continuate a guardare il mio tutorial ed ecco quello che vi servirà per questo progetto.